Buongiorno a tutti, io sono Camilla Munno, questa che vedete alle mie spalle è la portineria di comunità, lo spaccio di cultura. È un progetto della Rete Italiana di Cultura Popolare che è stato inaugurato lo scorso anno ed è una portineria di comunità per l'appunto che fa diverse tipologie di servizi, dal deposito pacchi al fare commissioni negli uffici pubblici a fare la spesa. Oltre a questo, ad avere appunto un lato commerciale, ha alle spalle tutto un progetto di attivazione di comunità. Noi abbiamo lavorato su questo territorio nei 2 anni precedenti, quindi l'edicola non è nata per caso, ma nasce da un lavoro e un'indagine sul territorio del tessuto sociale e relazionale che ne fa parte. E poi il risultato ultimo è stata l'apertura della portineria. Ci lavorano diverse tipologie di portinai che sono tutti assunti, hanno un contratto con noi e arrivano da situazioni diverse, sono persone che arrivano da storie di migrazione, persone disoccupate che cercavano un lavoro e diverse fragilità del territorio, che grazie allo strumento che noi abbiamo, che è il Portale dei Saperi, che è uno strumento dialogico per recuperare le relazioni con le persone e ricostruire la loro comunità di prossimità, siamo riusciti a reinserirli. Tutto nasce da una coprogettazione che viene fatta col territorio. Noi infatti già da prima dell'apertura della portineria ci siamo sempre incontrati con gli abitanti, i commercianti, coloro che operano sul territorio, ogni lunedì alle 18:30, con questo gruppo che si chiama Gli Spacciatori di Cultura, da qui il nome dello spaccio, e con cui appunto coprogettiamo e ideiamo insieme tutte le attività della portineria. Da luglio scorso, prima lo si faceva in piazza, ora lo facciamo su Meet ogni lunedì. Sono stati tanti soggetti che abbiamo intervistato, sono venuti qua, con cui abbiamo parlato. Poi con alcuni di questi siamo riusciti ad andare avanti con una collaborazione, come per esempio il gruppo informale di Control Community, con cui stiamo ideando diverse attività, e sono anche loro e altre associazioni con cui collaboriamo quelli che ci segnalano un po' le fragilità del territorio con le quali poi operare e riuscire a attivare delle piccole azioni per ricostruire la loro comunità di prossimità. Il patto di collaborazione ci è stato proposto dal Comune, ma in realtà fa parte della nostra filosofia, come vi dicevo prima, è un po' azione culturale che svolgiamo col territorio, però appunto il Comune ha cercato avendo l'edicola che era in concessione appunto dal Comune, avendo vari soggetti che operano su questo territorio e noi siamo arrivati a occupare un pezzo di piazza, di mettere insieme un po' queste realtà e farle collaborare. Le attività che facciamo sono molte, dalle attività culturali, le attività sociali, la parte commerciale dell'edicola, e con Control Community quest'idea di avere una sorta di sportello informativo e di orientamento legale per migranti, per situazioni di fragilità del territorio. Non è sempre facile, questo è un territorio un po' di confine, no? Tra anche 2 pezzi di città, che sono la parte appunto centrale del quadrilatero romano, un po' più ricca e con certe caratteristiche, e l'altra parte oltre la piazza, che è appunto il Balloon, Porta Palazzo, Quartiere Aurora, un po' più difficile. Quindi la nostra idea, anche grazie al supporto del Comune, è riuscire a mettere un po' insieme i soggetti che operano sul territorio e continuare in una buona collaborazione relazionale, e riuscendo a non sovrapporsi ma a lavorare insieme.